Sei mai stato tradito da qualcuno della tua famiglia? Hai mai provato quella sensazione lacerante di essere respinto proprio da chi dovrebbe proteggerti e sostenerti? La storia che stai per ascoltare parla proprio di questo, di legami familiari spezzati, di fedeltà messa alla prova e di come a volte sia necessario ricostruire la propria vita dalle macerie. Prima di iniziare desidero ringraziare i mecenati che su TP supportano questo podcast, entrando anima e cuore nel progetto. Giacomo, Tiresia, Giulia e Mattia. Grazie anche a Silvia, Denise e Dalila, Alessandro, Gioele e Jimbo. Grazie a Sara, Alessia, Raul, Chiara Miriam e Lenna. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 204. Teucro, l'arciere senza patria. Il protagonista del racconto di oggi, come hai sentito, è Teucro, il più grande arciere dell'esercito acheo. Ma prima di essere un guerriero, Teucro è il fratellastro di Aiace Telamonio, uno dei più valorosi eroi della guerra di Troia. I due sono figli dello stesso padre, Telamone, re di Salamina, ma di madri diverse. Aiace è nato dalla principessa Peribea, mentre Teucro è figlio di Esione, una principessa troiana catturata da Eracle e donata a Telamone come bottino di guerra. Esione è figlia di Laomedonte, re di Troia e predecessore di Priamo. Quando, una generazione prima della guerra narrata da Omero, Eracle attacca Troia per punire Laomedonte che gli aveva negato dei cavalli promessi, la città cade. Eracle uccide Laomedonte e tutti i suoi figli maschi, tranne il giovane Podarce, il futuro Priamo. Esione, catturata, viene data come premio a Telamone che ha per primo fatto breccia nelle mura di Troia. Della guerra che Eracle scatena contro Troia ne abbiamo parlato nelle puntate 90, 91 e 92, un eone fa. È interessante notare come nell'antica Grecia i notoi, i figli illegittimi, potessero comunque raggiungere posizioni di prestigio attraverso il loro valore personale, proprio come Teucro. Non avevano diritti ereditari, ma potevano guadagnarsi rispetto e onore, un po' come accadeva nelle corti rinascimentali, dove alcuni dei più grandi condottieri ed artisti erano figli illegittimi. Sebbene la condizione di Notos collochi Teucro in una posizione subordinata rispetto al fratellastro, le sue capacità e il suo valore come arciere lo rendono una figura rilevante nell'Iliade e nella tradizione epica. La sua origine da una principessa troiana, Esione, aggiunge inoltre una dimensione di prestigio alla sua figura, distinguendolo da altri notoi di origine più umile. Questo aspetto potrebbe aver contribuito ad un suo trattamento meno discriminatorio rispetto ad altri figli illegittimi nella mitologia greca. Dunque è legittimo ipotizzare che Teucro abbia potuto godere di diritti ereditari. Tornando a noi, già sai che Teucro combatte fianco a fianco del fratellastro Aiace. Teucro dimostra fin dall'infanzia un talento straordinario con l'arco, un'arma che i greci considerano meno nobile della spada e della lancia, ma lui non se ne cura.
perfeziona la sua arte fino a diventare impareggiabile. In battaglia forma con il fratello Aiace una coppia letale. Mentre Aiace, possente e imponente, avanza con il suo gigantesco scudo proteggendo entrambi, Teucro si nasconde dietro di lui e scocca frecce mortali contro i nemici. Oggi, negli eserciti moderni, è prassi comune separare i fratelli in unità diverse, proprio per evitare che una famiglia perda più figli in un singolo evento. Ma quanto deve essere stato esaltante per Teucro ed Aiace poter combattere insieme, proteggersi a vicenda, essere l'uno l'estensione dell'altro in battaglia. Durante l'assedio di Troia, i due fratelli sono dunque inseparabili. Omero li descrive come una macchina da guerra perfettamente coordinata. Ma è proprio quando tutto sembra andare per il meglio che il destino sferra il suo colpo più crudele. Come ricorderai, dopo la morte di Achille, quando le sue armi vengono messe in palio tra i guerrieri greci, Aiace ritiene di meritarle per il suo valore. Ma attraverso quella che lui considera una frode giocata da una acuminata arte retorica, le armi vengono assegnate ad Odisseo. L'orgoglio ferito e la vergogna portano Aiace alla follia. In preda al delirio massacra le greggi dell'esercito acheo credendo di uccidere i capi greci. Quando si risveglia e si rende conto di ciò che ha fatto, per il disonore che si è autoinflitto, si toglie la vita gettandosi sulla sua stessa spada. Teucro, che non è riuscito ad impedire il suicidio del fratello, è devastato dal dolore, come puoi ben immaginare. Il peggio, però, deve ancora venire. Quando finalmente la guerra di Troia si conclude, Teucro scalpita per tornare a Salamina, ignaro che il suo stesso padre gli sta preparando un'accoglienza terribile. È significativo come la società greca antica vedesse il suicidio in modo molto diverso da noi. Per loro poteva giungere ad essere considerato come un atto di dignità, un gesto estremo ma nobile per salvare l'onore. Oggi lo riconosciamo come un dramma che può essere prevenuto e che spesso trae origine da un disagio non riconosciuto. Se stai ascoltando e hai pensieri simili, ricorda che puoi sempre chiamare uno dei tanti numeri antisuicidio che sono pronti all'ascolto e all'aiuto. Non sei solo. Torniamo a noi. Telamone, dal momento in cui ha ricevuto la notizia della morte di Aiace, è fuori di sé dal dolore e dalla rabbia. Quando Teucro approda a Salamina, invece del benvenuto si ritrova intrappolato in una specie di processo. Il padre lo accusa di non aver fatto abbastanza per impedire la morte di Aiace, o peggio ancora di aver complottato contro di lui per ereditare il regno. Non servono a nulla le proteste di innocenza di Teucro, né il ricordo del suo valore in battaglia. Telamone lo bandisce da Salamina per sempre. Riesce a sentire il suo dolore. Un eroe di guerra, un guerriero che ha combattuto con onore per 10 anni, viene cacciato dalla sua stessa casa come un traditore. Non ha più una patria, non ha più una famiglia, non ha più un'identità. Ma Teucro non si arrende. Seguendo la parola di un oracolo di Apollo, salpa verso Cipro. Qui, con l'aiuto del re locale Belo, fonda una nuova città che chiama Salamina, in ricordo della casa perduta. Secondo le fonti più accreditate, Teucro riesce a creare un nuovo regno prospero, dove viene venerato come un eroe anche dopo la sua morte. La storia non finisce qui. Alcune versioni del mito tramandate da fonti latine ci raccontano che prima di stabilirsi a Cipro, Teucro approda in Spagna, nella zona dell'attuale Cartagena, che secondo alcuni lui stesso fonda. Qui pronuncia un discorso rimasto famoso, esortando i suoi compagni a non perdersi d'animo. «Oh compagni,
ora scacciate gli affanni col vino, domani riprenderemo il vasto mare. Gli è attribuita la fondazione, sempre in Spagna, di Pontevedra, sull'Atlantico. In città ancora oggi una statua lo raffigura mentre brandisce verso il cielo il suo infallibile arco. La fondazione di una nuova Salamina a Cipro da parte di Teucro ricorda le comunità di esuli che in tutto il mondo ricreano pezzi della loro patria nei luoghi di accoglienza. Pensa ai quartieri italiani di New York, ai quartieri cinesi delle metropoli occidentali, alle comunità ucraine che stanno nascendo in tutta Europa. La figura di Teucro diventa così il simbolo di chi, tradito dai suoi stessi familiari, riesce a costruirsi una nuova vita. La sua storia ci insegna che a volte le radici più profonde non sono quelle che ci vengono date alla nascita, ma quelle che piantiamo noi stessi. Il tema del tradimento familiare, così centrale nella storia di Teucro, continua ad essere un pilastro della narrativa moderna. Dai drammi di Shakespeare come il Re Lear fino a una serie come Il Trono di Spade, vediamo come questi conflitti continuino ad affascinarci e a parlarci. Il nome Teucro rappresenta uno dei più interessanti casi di stratificazione culturale e linguistica nel mito greco. La questione è più complessa e affascinante di quanto possa apparire a prima vista. Teucri era uno degli antichi nomi con cui venivano designati i troiani, nome derivato da un capostipite mitico, un altro Teucro, figlio del dio fluviale Scamandro e della ninfa Idea. Questo Teucro originario sarebbe stato il primo re della Troade, tanto che Virgilio nell'Eneide usa spesso l'aggettivo Teucro come sinonimo di troiano. Ecco quindi il primo paradosso. Abbiamo un eroe greco che porta il nome del popolo contro cui combatte. La questione si fa ancora più interessante se consideriamo che sua madre, Esione, è, come ti ho detto all'inizio di puntata, una principessa troiana. Non si tratta di una coincidenza. Il fatto che Telamone abbia chiamato suo figlio Teucro assume dunque significati particolari. Potrebbe essere un omaggio alle origini della madre, un riconoscimento della sua nobile discendenza troiana, oppure potrebbe rappresentare un tentativo di creare un ponte simbolico tra le due culture. Oppure, secondo alcune interpretazioni moderne, potrebbe essere stato un modo per legittimare il dominio greco sui territori dell'Asia minore, fondendo le due tradizioni. Questo intreccio di identità si riflette anche nel modo in cui Teucro viene rappresentato nell'Iliade. È significativo che sia un arciere. L'arco era considerato dai greci un'arma tipicamente orientale, associata proprio ai troiani. Teucro, quindi, combatte usando uno stile di guerra che riflette metà delle sue origini. Tutto questo fa diventare il caso di Teucro ancora più interessante, infatti possiamo considerare che egli fonda una nuova Salamina a Cipro, un'isola che storicamente ha sempre fatto da ponte tra cultura greca e culture orientali, e che secondo alcune tradizioni i suoi discendenti mantennero a lungo pratiche divinatorie di origine orientale. La storia di Teucro ci pone davanti a domande sempre attuali. Quanto conta il sangue nei legami familiari? Cosa significa davvero essere fedeli? È possibile ricostruire la propria identità dopo aver perso tutto? Teucro non è solo un arciere o un esule, ma un simbolo vivente di una domanda universale. Cosa resta di noi quando siamo costretti a lasciarci tutto alle spalle? La sua vicenda non parla soltanto di esilio o di terre lontane, ma del profondo legame con la memoria di ciò che è stato, la capacità di trasformare la perdita in una nuova creazione, di trovare un senso laddove sembrava esserci solo disperazione, rende la sua storia universale. Come tanti eroi greci, egli non cerca solo un luogo fisico, ma una continuità con la propria identità,
e con la memoria di coloro che ha perso. È un tema che attraversa i miti e arriva fino a noi. Siamo più delle nostre origini, certo, ma siamo anche il frutto delle radici che abbiamo scelto di reimpiantare. A proposito di arcieri micidiali nell'esercito acheo, non possiamo non accennare a Filottete, l'altro grande maestro dell'arco, erede delle armi di Eracle. Se Teucro è l'arciere che combatte all'ombra del fratello, Filottete è l'arciere solitario, abbandonato dai suoi compagni sull'isola di Lemno a causa di una ferita maleodorante. Due destini paralleli di emarginazione, due modi diversi di vivere l'arte dell'arco. Ma questa, come si usa dire, è un'altra storia. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui, condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. E se vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora. Così sarai sempre avvisato ad una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione, scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai di certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Google, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.